Ciao ragazzi, sono Ribart. Oggi voglio darvi qualche consiglio sull'acquisto di un kit luci per fare le notturne in mountain bike. Ce ne sono veramente tantissimi di modelli che si possono acquistare online, però bisogna fare attenzione a qualche piccolo dettaglio, ad esempio la potenza e la durata, perché sono due cose fondamentali per fare le escursioni in fuoristrada. Uno, perché possiamo incontrare dei luoghi veramente bui, quindi privi di luce esterna, quindi bisogna stare attenti ad avere una luce che ti permette di vedere gli ostacoli che ci sono sul nostro sentiero, e in più bisogna vedere la durata, perché magari facendo delle escursioni anche di 3 ore, può darsi che a 2 ore ci troviamo senza luce nel bosco e quindi non è molto piacevole questa cosa. Quindi vi darò qualche consiglio su quale tipo di luce acquistare. C'è una luce veramente fotonica. Vuol dire che luce è? Cos'è? La cagata che ho comprato su Amazon. Ah, ok. Fa la luce solo lì. Però 15 euro. 15 Bene, 15 euro pagato Spengo la mia così vediamo la differenza. Vediamo. Ok. Ok raga. Okay. Wow. Vai Massimo, illuminaci. Oddio, oddio, ma come Perché fai? poi, aspetta, va. Oddio, oddio. Ecco. Ragazzi. Come vanno le tue luci? Scusa, te c'hai DRN. Te c'hai DRN. È la più piccolina, la 1200. 1200? Sì. Wow, guarda che luce che 1200 fa. lumen. Quanto l'hai pagata? 75-80 euro. Con 100 euro 120 c'è la 2000 lumen che fa praticamente quasi il doppio. E con 180 euro c'è la 5000 lumen. La miseria. Cioè non so che luce che fa, perché già questa è più che sufficiente per... Sì, esagera. Effettivamente Bastiamo noi la praticamente. mia sparisce. Quando sono in giro da solo mi è sufficiente, perché poi dopo mi adatto anch'io. Diciamo finché vai piano va bene. No, è bello quando molli che... Però cioè, quando se vai vedi forte almeno così... c'è un po' di strada da vedere, capito? Esatto, un po' l'occhio si adatta, però sei sempre un po' a rischio. Cioè se scendi lì dove siamo scesi adesso, io mi sarei un po' cagato addosso. Sì, sì. Sono uscito con degli amici a fare un'escursione notturna, è stato veramente bellissimo, mi sono divertito tantissimo, e grazie a Zanflare che mi hanno inviato una luce da provare per fare queste notturne, che è veramente potente perché a circa 2200 lumen fa una luce incredibile, ti sembra i fari della macchina, quindi mi sono sentito molto sicuro a fare questi percorsi, anche se era veramente buio, in condizioni di zero illuminazione esterna. Quindi mi sono sentito, a parte che ti diverti perché vedere bene è come andare di giorno, quindi alla fine puoi andare lanciato anche in discesa senza timori. Ok, adesso sono nel buio totale, i ragazzi vanno avanti, ora vediamo con un faro solo quante luce fa. Direi che già è sufficiente. Proviamo 2 luci. Wow. Proviamo 3. Da 2 a 3 c'è poca differenza. Il 3 illumina più vicino alla zona bassa, magari quando è molto scassato serve tantissimo. Ok, adesso vado a raggiungere gli altri prima che li perdo. Cacca. Invece se ci sono delle luci con bassi lumen è più rischioso e ti diverti di meno, perché praticamente non vedi bene il percorso e quindi sei sempre lì a correggerti, andare più piano, quindi incontrare degli ostacoli all'ultimo secondo non è piacevole. Siamo in mezzo al nulla proprio, eh. Buco? Questa luce della Zanflare che mi hanno inviato ha 2200 lumen e ha un'autonomia di 7 ore con una luce. Con 2 luci ha un'autonomia di 4 ore e mezzo, e con 3 luci, quindi tutta la sua potenza, circa 2 ore. Bisogna comprare una batteria esterna alla luce perché non è compresa. Metterò il link in descrizione di questa luce dove si può acquistare online. E il pacco batterie che consigliano di acquistare è da 8,4 volt e 6000 ampere-ora. Questo modello di luce, che si chiama Zanflare B3, ha 3 luci LED, ha la possibilità, e questa qui è una cosa bellissima, si può collegare sia all'attacco della GoPro sul manubrio oppure si può attaccare sul casco. Dopo ci sono delle persone che si trovano meglio a usare la luce sopra il casco, però diciamo che è un po' pesante, quindi
dà un po' fastidio a fare delle lunghe uscite, perché sai, il pacco batteria più la luce, più magari quando passate in mezzo ai rami ti devi ricordare di averla questa luce, perché sennò la puoi inciampare magari con un ramo e non è piacevole. Invece se l'abbiamo installato sul manubrio non ci sono problemi e il pacco batterie lo puoi fissare sul telaio. Questo mio amico ha una luce della BRN che è contentissimo, e la prima fascia di prezzo, che costa circa sugli 80 euro, è il modello Thor a 1200 lumen, quindi l'ho visto, è più che sufficiente per fare i nostri percorsi, quindi diciamo che dai 1000 lumen in su ve li consiglio. Sotto sono ancora un po' deboli come luce. Tutti i ragazzi di questa uscita che avevano le luci avevano minimo sui 1000 lumen in su. Sotto diciamo che si possono utilizzare solo in centri urbani o extraurbani, dove ci sono delle luci di illuminazione sulla strada. Invece se volete fare proprio notturna, quindi buio completo in mezzo al bosco, in mezzo al nulla, occorre dai 1000 e 1200 in su. Ad esempio BRN danno 3 tipi di luce dai 1200 lumen in su, quindi in base alla nostra esigenza possiamo selezionare, possiamo scegliere la luce potente in base a quello che ci serve. Chiaramente il prezzo varia tantissimo, si parte dalle 80 euro fino alle 170 euro, però abbiamo visto che con la luce base, quella da 1200 lumen, è molto sufficiente. Il ragazzo che aveva questa luce è soddisfatto, quindi averle provate sul campo vi posso assicurare che un 1200 lumen in un'area dove non c'è nessuna illuminazione è più che sufficiente. Ora sto provando solo con una luce, viene da benissimo. Fantastico. Le lucciole! Che figata! Spettacolo! Che figata! Cosa c'è qua? Che spettacolo! Galattico, galattico, galattico! Fantastico! Bellissimo! Incredibile! Ah, che spettacolo! Wow, qui siamo veramente in pendenza, in contropendenza anzi. Sull'erba medica, bellissimo, che bello! Mi sembrava la fiaccolata sulla neve. La fiaccolata sulla neve, esatto. Non le devi vedere, le devi fare. Sfogatevi! Tutto indietro, eh! Molla! Molla, molla! Più molli meno senti! Hai forato! No, io ho sentito che hai toccato proprio il cerchio sullo spigolo Perché eri sgonfio? dello scalino, quindi è bucato per quello. Vai, fai la recensione sulla nuova pompa. Ciao ragazzi, bici fai da te. Clink, clink, clink. Ah, esce. Da dove? Da qui. Hai spaccato la raggio, ecco. Il raggio, ecco qui esce. Hai bucato il nastro. Bici fai da te, ecco qui, dove si monta una camera d'aria su dei raggi rotti. Matteo sta partecipando alla riparazione Attivamente. Metti le mani dietro la schiena, metti le mani dietro la schiena. Bravo, così si fa. Vediamo qui con la Hero 7. Cosa fa, anche i caffè? Sì, anche. C'è un sacco di liquido dentro, ma tanto. Sta uscendo proprio da guarda. a fiotti. Ma cosa serve il liquido? Ma sui cavi d'acciaio. Intervento chirurgico. È un dente di squalo, Grande foto. un dente di squalo.
No, lì a Sì, posto. c'è il buco, guarda. Quello è dalla valvola, per forza. Va bene, lì ci deve essere. Io avevo il lattice, stavo abbastanza tranquillo, adesso Hai capito? Stai tranquillo, conosci tranquillo cosa che fine ha fatto. Ecco amici, abbiamo visto le 5 cose da non fare quando si fanno le scalette. Alla prossima puntata. Ce l'abbiamo fatto, dai. Quello che è successo a Matteo è una cosa un po' rara, però può succedere, quindi praticamente i due raggi che si sono rotti si sono entrati all'interno del cerchio e hanno forato il nastro del tubeless, quindi era impossibile ripararla se non avevi dietro una camera d'aria. Quindi il mio consiglio è, se utilizzate il tubeless, è sempre meglio portarsi dietro una camera d'aria. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo video, mi raccomando seguitemi su Instagram, Facebook e mi raccomando iscrivetevi su YouTube Bicifredo 3. Ciao a tutti.